Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati, siamo vestiti come nell'altro video, ma perché l'abbiamo girato subito perché dopo? l'anno non è cambiato. Giusto, noi siamo sempre qui e quindi questo è il video in cui tiriamo le nostre somme, diciamo come si è concluso questo 2021. Diremo ciò che promuoviamo e diremo ciò che bocciamo. Quindi partiamo. Partiamo, sì. Dai promossi. Un promosso a testa? Facciamo Dai. così, sì. Allora, secondo me il primo gruppo che promuoviamo lo promuoviamo tutte e due. Sì. Questo è abbastanza facile, ne abbiamo parlato tutto l'anno, come dicevi, chi ci segue lo sa già, i TXT. Ok. Ecco, io i TXT nella mia lista, la mia top 3, Sì? non li ho messi. Aia, ok. Perché è un po' troppo scontato. Bello che mi fai sorpresoni. Sai qual è il problema? È che Sì. di queste canzoni che sappiamo entrambi, sanno tutti, cioè chi ci segue lo sa, che ci sono piaciute così tanto. Sì? Il problema è appunto che ci sono piaciuti così tanto che forse le abbiamo ascoltati troppo. Alcune menzioni, ad esempio l'Espa, Ok. credo che non le hai neanche messe neanche tu. No. Però le ho ascoltate tutto l'anno. Però se devo scegliere la canzone mia preferita del 2021, non ci metto l'Espa. Ok. È un criterio un po' diverso. Un po' particolare. Non necessariamente sono canzoni che abbiamo ascoltato tanto. Perfetto. Io parto quindi comunque che per me la canzone, cioè è un trio, non c'è un primo, secondo, terzo. Per me sono 3 al primo posto. Sì. Parto con TXT, ma se devo proprio andare su una canzone, vado su 0 per 1 Love Song. Sì, Ok? sì. Quella indiscussamente. Quella... sì. Quella è spaccata. Indiscutibile la canzone cosa. più bella secondo noi due. Che poi è strano anche questa cosa. Sì, solitamente non abbiamo proprio gli stessi gusti, ma quella No, pam, ci ha poi preso. proprio il fatto che quella sia la nostra preferita. Ne sono uscite 1 milione, direi. Esatto. Eppure. E sono sicura che molti avranno opinioni anche diverse. Certo, Quindi certo. è strano certo. che, guarda caso, noi due abbiamo la stessa opinione su questa canzone. Bene. Io invece parto con una girl group. Che io prima ho detto che canzoni che ho ascoltato tantissimo quest'anno non le ho messe in lista, invece no, ho messo le Stacy con Stereotype. Ok. Che paradossalmente ho ascoltato più ASAP che Stereotype. Ok. Però Stereotype mi rinfresca. Me lo ricordo che l'avevi detto. Non lo so, mi lascia una bella sensazione. Sì. Ero sì, indeciso sì. tra Weekly e Stacy, perché sai che Sì, per te sono sono sorelle, sono secondo sorelle, te. solo che per il fatto che appunto hanno fatto uscire Stereotype e ASAP nello stesso anno, dico Stacy. Ok, è stata una bella sorpresa comunque. Sì, ok. sì. Poi secondo, io sono scontatissimo, chi ci segue lo sa benissimo che avrei messo questo gruppo, ma soprattutto questa canzone, metto le Oh My Girl con Dan Dan Dance. Perché le Oh My Girl con Dan Dan Dance? Perché poi effettivamente mi hanno un po' fatto rimangiare la parola a fine anno, l'altro gruppo di cui parlerò dopo, ma perché ho ritrovato in questa canzone, in loro, quella freschezza che io amo del K-pop, perché a me piace il K-pop che spacca molto rap, ma ciò che mi rallegra è il K-pop allegro, Certo. felice, non so come Tu ascolti questa definirlo. canzone, diciamo che tra virgolette è un po' lo stereotipo del K-pop, Sì, però allo stesso tempo stereotype. però allo stesso tempo è un buono stereotipo. Sì, assolutamente. Forse è proprio quello che mi ha fatto innamorare del K-pop, perché proprio Dan Dan Dance è la canzone che io la metto su, mi rallegra, mi rilassa, mi riporta il sorriso. Quindi per me è un'altra delle 3 canzoni / gruppi promossi di quest'anno, Oh My Girl con Dan Dan Dance. Bene. Vai, tu. Sono molto d'accordo. Sei molto d'accordo. In realtà sono d'accordo con tutte le tue scelte, effettivamente. Però alcune canzoni mi hanno, diciamo, sono un po' importanti per me. E non riesco a spiegarmi neanche io perché. Può essere Una un ricordo, un Stereotype, momento, appunto. certo. E un'altra, devo dire, Only di Lihai. Che ci ha fatto ascoltare non mi ricordo chi su Twitch, comunque una nostra ascoltatrice, e quando l'ho ascoltata ho detto wow. Anche perché avevamo visto una versione live. È vero, la sua voce ricordo. veramente è così profonda, è così piena, che dici, con la sua voce qualsiasi canzone può venire bene, però quella canzone in particolare mi fa provare molto emozioni davvero molto belle. È vero, sono d'accordo, anche io con le tue 2 per ora. Terzo, diciamo che non è una canzone, ma è proprio un gruppo, e dico le Twice, scontato per l'ennesima volta, però dopo ormai 7 anni quasi, ancora riescono a fare canzoni totalmente diverse dalle altre canzoni che hanno fatto prima, e loro ne hanno fatte, perché ne fanno tipo una ogni quarto d'ora, e quest'anno tra comeback giapponesi, americani e coreani, secondo me non c'è una canzone che è simile all'altra, ma mi sono piaciute tutte. Quindi se devo prendere un gruppo che per me, che mi ha aiutato a vivere bene questo 2021,
no, le Twice, perché con la loro musica quest'anno sono tornate le Twice che io ho sempre amato. Sì, effettivamente forse molti potrebbero dire che le Twice quest'anno hanno fatto meno del solito, non che hanno fatto di meno come numero, però si sono fatte sentire forse un po' meno, perché ci sono anche tanti gruppi nuovi, le Espa si sono fatte sentire molto, le Girls, le ITZY, però poi ricalcolando tutto quel che hanno fatto quest'anno dici anche quest'anno hanno spaccato, pur sempre sono le Twice. Sì. Comunque tra giapponesi e in americano e in coreano avranno buttato fuori 5, 6, 7 singoli 5, 6, sì, comunque non hanno mollato. Ultimo tuo gruppo / canzone. Ultima canzone, sempre una canzone di cui non abbiamo fatto la reaction, una solista che ha fatto uscire. Il 2020 è stato un anno pieno di lei. Io vi posso dire che l'artista dell'anno del 2020 potrebbe essere davvero lei. Ho già capito. 2021 apre con questa title track definitiva che mi era piaciuta, ma forse un po' meno rispetto alle altre. Chiude il 2021 con questa bellissima canzone, secondo me, e parlo di Chungha con Killing Me, e in quella canzone Chungha è conosciuta per le sue doti da ballerina, ma ha davvero una voce molto molto bella. È fantastico. Tu l'ascolti nel cuffie e dici wow. E poi allo stesso tempo ti immagini la sua coreografia, la sua performance, che è davvero una donna impeccabile, secondo me. Ce l'hai un fuori dal podio? Io ce l'ho. Fuori dal tutte quelle che non hai messo tu. No, io solo una ne ho, ma perché non me l'aspettavo da lei, ma perché non la conoscevo. E parliamo di Happen di Heize. Non so dirlo, assolutamente non riuscirò mai. Secondo me merita una menzione speciale perché è un pezzo particolare e veramente bello. Ecco, forse l'avevamo detto sia per l'anno scorso, però lo posso confermare che quest'anno hanno delle soliste. Sì. Perché fuori dal podio io metto invece Joy con Hello. Ok, bella, sì. Non l'avevamo menzionato nell'altro video, ma anche questa una botta di freschezza. È vero. È gioia. È un sacco di gioia. Sì. Andiamo alle note negative, alle note dolenti. Allora, devo dire una cosa. Beh, partiamo da... Hai parlato di Joy? Sì. Ok, e quindi io vado diretto sulle Red Velvet. Sì. Vado diretto sulle Red Velvet perché secondo me il ritorno con Queendom non era, attenzione, perché non sono le Red Velvet che boccio, ma è la SM in questo caso, perché avrebbero dovuto dargli qualcosa di molto più potente. Ragazzi, sono le Red Velvet, cioè non stiamo parlando del niente, stiamo parlando di gente che ha fatto la storia del K-pop e la continua a fare con un ritorno dopo quasi 2 anni, 1 anno e 3/4. Non puoi tornare con Queendom, secondo me. Canzone carina, ma meritavano molto di più. Quindi attenzione, amanti del Red Velvet, non sto giudicando loro, ma anzi è una cosa a loro favore. Cioè è un reclamo verso la loro casa discografica del tipo, ragazzi, meritano di più. Assolutamente. Io che le seguo dal debutto, dici, hanno avuto una cattiva sorte. Dai, sì. Però appunto hanno avuto un impatto talmente grande nell'industria del K-pop e dici, insomma, devo darle qualcosa di più. Sì, è questo il discorso. Cioè, se fosse stato un gruppo nuovo che usciva con Queendom, probabilmente l'avrei apprezzata. Sulle Red Velvet, ahimè, no. Quindi, ripeto, è una come dire, un reclamo alla SM e non alle Red Velvet. Sei d'accordo con me? È uno dei tuoi 3? Io ho messo un altro gruppo che si associa un po' all'SM. Ok. Perché parlo degli EXO. Ok, sì. Perché sì. è una nota dolente anche questa. Perché forse l'attesa è stata quasi più lunga delle Red Velvet. Sì. Perché tutti al completo gli EXO veramente da un bel po'. È vero. Ovviamente per tutti i servizi militari a turno che devono fare è logico in questo caso. Ci sta. Però allo stesso tempo dici, finalmente insieme quasi al completo sono tornati alcuni membri dal militare, alcuni sono riusciti a partecipare giusto prima di andare via, perfino lei che sta in Cina è riuscita a partecipare. È vero. Poi fanno uscire una canzone che è carina, ma carina. La ricordi? Io no. Solo ritorno. Io no. E dovevano far uscire qualcosa di più. Sì. Che gli EXO, anche loro, sono un gruppo talmente importante che dici, ragazzi,
Cioè la storia del K-pop effettiva. Quanti anni che esistono gli EXO? Hanno creato loro ancora un po' il K-pop, quindi anche in questo caso effettivamente non è una loro colpa, cioè non è hanno fatto la canzone brutta o non sono stati bravi loro, è un problema che gli sono state affidate o è la canzone sbagliata probabilmente. Esatto. Che dici ad esempio i Shiny, situazione molto simile, finalmente in 4 sono e nessuno dei militari, però fanno uscire qualcosa che si è fatto sentire. Certo. Dici abbiamo aspettato tanti anni ed è stata appagante, e in questi casi invece non sugli non è EXO stato purtroppo così. No. Vado con il mio secondo flop, chiamiamolo così. Anche in questo caso i miei flop non è nessuno dedicato ad cioè è legato ad un gruppo, ma sono arrabbiato con le case discografiche, e parliamo delle G-Idol. Le G-Idol hanno avuto un problema, sappiamo, no? Il bullismo di uno dei membri. Non giudico il fatto di togliere un artista da un gruppo per un caso del genere, perché non ho la verità in mano, nessuno di noi sa la verità. Quindi va bene, le scelte che vengono prese, ma le altre? Cioè, sono uscite a gennaio con Hwa, poi hanno fatto una specie di remix di qualcosa, sparite, non si vedono più dal radar. Le G-Idol, con il boom che stavano facendo, avrebbero dovuto farle uscire molto di più, secondo me. Sì, quindi è anche questa contro la Cube. Amici della Cube, avete toppato. Quindi come il mio secondo flop, sì, infatti sono degli abitué, il mio secondo flop va alle G-Idol, ma nel senso che sono dispiaciutissimo che le G-Idol non abbiano avuto quello che meritavano l'anno scorso, perché doveva essere il loro anno. Esatto. E invece sono sparite. Poi con la canzone che è uscita proprio a inizio anno dice le G-Idol quest'anno spaccheranno, e invece l'hanno nascoste. Sì, peccato, secondo me è una roba sbagliatissima. Tuo secondo flop? Il mio secondo flop, un altro gruppo che posso associare sempre un po' alle G-Idol. Sì. Che dici la nuova generazione saranno la guida della nuova generazione, di questi group. Sono le Everglow, che hanno fatto uscire 2 canzoni molto diverse, completamente diverse, diverse anche dalle canzoni che hanno fatto uscire prima, però forse appunto troppo diverse dalle canzoni. Sono canzoni dance forse, cioè non sono canzoni che dici c'è, però sono un po' anonime forse, e non lì è anche la lì canzone giusta da dare un gruppo che deve scrivere, deve affermarsi nello scenario K-pop, soprattutto dopo Don Dan Lee e La Di-Da. Ragazzi, La Di-Da per me rimane una delle canzoni del 2020. Sì, su Billboard ne avevano parlato. Certo. Cioè, arrivati a quel punto lì, tu devi o salire ancora o rimanere lì. Invece le 2 canzoni dell'Everglow di quest'anno le hanno fatte un po' calare. Speriamo nel 2022. Però non so, hai un po' paura? L'agenzia con uno dei membri che è tornato in Cina, un po' di polemiche, tutto è un po'. Dopo First ti aspetti che va bene, la canzone non azzeccatissima, però possono riprendersi a fine anno. Però un anno intero di canzoni che non si sono fatte sentire, e questo non lo diciamo solo noi. No, lo dicono. Però i numeri diciamo, tutto, certo. Esatto. Certo. Peccato. Speriamo bene. Quello è il problema, che sono gruppi che ci piacciono e quindi vederli sì, ecco, non sono dei flop perché che schifo, no, cioè ci piacerebbe che avessero di più. Terza e ultima mia. Dove sei? Signor YG. Parliamoci un attimo. È bella la cosa di fare i solo di Lisa, di Rosé, di tutti quelli che vuoi, ma si può fare un anno intero senza una canzone delle Blackpink? Sì. Cioè, io posso capire che le stai sfruttando in tutti i modi come modelle meravigliose, bravissime, fotomodelle, tutto quello che vuoi, ma sono cantanti, sono artiste, sono bravissime, ma le vogliamo far uscire ste ragazze? Cioè, io non ci voglio credere che noi abbiamo vissuto il 2021 senza uno straccio di canzone delle Blackpink. Ho capito creare hype, ma così uno si dimentica. È vero. Cioè, è chiaro che non le dimentichi perché sono comunque sulla bocca di tutti, perché sono sempre dentro lo Star System, ma no, un anno intero per me è una vergogna. E ripeto, non è contro le Blackpink, ma proprio signor YG, amico YG, ma che modi sono? Cioè, per me è proprio veramente il flop dell'anno. Non uscire con neanche una canzone di Blackpink è una vergogna. E addirittura c'è adesso, non so se hai visto, il fandom mondiale delle Blackpink sta bloccando tutti gli acquisti di tutto il merchandising delle Blackpink come rivolta, finché non usciranno notizie di un ritorno, perché non è normale.
Beh, dal punto di vista di un fan accanito dici, ma io cosa sto aspettando effettivamente? È una roba allucinante, un anno intero. Sì. Cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre niente, non una canzone. È una vergogna, è una Poi vergogna. anche il fatto che fai il debutto da solista. Ok che è un debutto da solista, è un debutto, va bene. Molti hanno adottato questo metodo, diciamo, di fare comeback oppure debutti, principalmente appunto debutti, Sì. con un singolo, quindi un EP oppure un singolo album, Certo. così. Però la YG, Lisa delle Blackpink, Rosé delle Blackpink, non puoi farmi uscire un album con 4 singoli, di cui 2 sono i remix degli altri 2 singoli. Sì, è vero. È vero. Con i produttori che hanno 2 canzoni a testa è vergognoso. Sì, 2 canzoni a testa è vergognoso. Che poi sono 2 se stai a canzoni guardare, belle, ma anche il di album era cos'era? Alla fine era un di album, erano 6 canzoni. canzoni, Cioè ci hai messo 4 anni a fare 6 canzoni, se ti prendo un qualsiasi cantautore canzoni- italiano te le fa in 5 minuti. Che poi ci sta perché dici comunque le 6 canzoni si fanno conoscere. E sono tutte E la una gente, bomba. esatto, Ok. esatto, perché è facile che far uscire spesso tanti album con tante canzoni, C'è il metà rischio delle di canzoni non le stufare, ascolti. sì è vero, hai ragione. Però dici, debutto solista della main vocalist, non le dai almeno 6 canzoni? Niente, 2 canzoni, sì, è un po' vergognoso. Quindi per me i 3 flop del 2021 sono queste 3 agenzie, perché io ho detto Red Velvet, ma fondamentalmente è Sam, Cube e YG, e guarda caso, scusa per loro. Comunque, il tuo terzo flop? L'avevo già accennato nel video precedente. Sì. Il mio terzo flop invece è You Can Sit With Us di Sonmi. Perché appunto, come hai detto tu, da una solista che ti fa ritorno con Kashina e poi si fa sentire per gli anni successivi con tutte le grandi uscite che fa uscire, appunto, e non ti aspetti You Can Sit With Us. Quindi cioè, secondo me è stato un po' un anno anonimo nella sua carriera. Sì, un anno quasi buttato, ricordando che l'anno scorso ha chiuso con una canzone carinissima come When We Disco, che non è un'opera d'arte, per l'amor di Dio, che poi non è sua realmente, perché è del nostro amico JYP, però in senso tu comunque l'associ a queste canzoni che ti restano in testa. You Can Sit With Us è effettivamente un Non po' ti resta in testa. una caduta, peccato. Vabbè, allora queste cose ovviamente, i nostri flop non sono altro che speranze e buon auspicio che invece l'anno nuovo sia meraviglioso per questi artisti, perché erano bocciature ma cioè speranzosi di ricevere tanto. Diteci invece i vostri top e i vostri flop del 2021 E cosa vi aspettate anche per il 2022? con rispetto. Sì. Sempre con rispetto, ragazzi, perché offendere i gruppi, quegli incapaci, non c'è nessuno incapace, sono tutti fantastici, tutti bravissimi, e poi ci sono i nostri gusti, perché non c'è la verità assoluta o il cantante bravo in assoluto. Quindi diteci flop, top e le aspettative del 2022. Hai ragione, sicuramente quest'anno parleremo tanto, anche se è difficile dopo solo un singolo, delle Hive, come Sì. abbiamo detto. Io, Vedremo a fine secondo me anno. anche delle Espa. A voglia. Le Espa hanno avuto... Ecco, le Brave Girls si sono fatte un po' dimenticare. Però sapeva un po' di Meteora, cioè questa bomba del ritorno, l'attimo, il fuoco che brucia, però era Non sono stati fuoco di paglia capaci forse. di accogliere il grande successo Sì, che ha avuto. l'hanno sfruttato con qualcosina, ma mai niente all'altezza, sì, purtroppo sì. Allora ragazzi, grazie e ci rivediamo ci vediamo con un sacco di altri video, ma con questo tipo di video ci rivediamo tra un anno. Commentate, diteci la vostra con rispetto verso i gusti di tutti e dei nostri fantastici artisti. Ciao a tutti e grazie.